Ciao a tutti amici e ben trovati a Bari. Infatti è la prima tappa del nostro giro in Puglia. La Puglia, intanto per intenderci, è proprio quella regione che occupa il tacco dell'Italia. Sapete che l'Italia ha un po' una forma da stivale e la Puglia è proprio quella regione che, diciamo così, rappresenta il suo tacco. Siamo a Bari, che è il capoluogo di questa fantastica regione che vi faremo scoprire se seguite il mio canale. Infatti non dimenticatevi di abbonarvi al mio canale YouTube che si chiama Learn Italia with Annalisa. Iniziamo questo giro fantastico in questa regione che è a sud-est dell'Italia e che, come potete notare osservando una cartina, non solo si pone a sud rispetto a un nord, ma anche a est rispetto a ovest, e quindi è un po' quello che possiamo dire la porta dell'Italia verso l'Oriente. Ho deciso di iniziare il nostro viaggio in Puglia proprio da Bari perché è il capoluogo e perché è una città che davvero vale la pena di essere scoperta in tutti i suoi lati. Bari intanto è una città fantastica che si apre sul Mar Adriatico. Il Mar Adriatico è un mare che fa parte del più grande Mar Mediterraneo ed è una città viva, piena di piccole stradine che sono percorse sicuramente da turisti ma anche da tanti locali, e ancora si può respirare, soprattutto nella parte vecchia, proprio un'atmosfera di autenticità. Quindi vi raccomando, venite a Bari. E anche Bari, dobbiamo dire, non solo è una bellissima città ma è anche una città importante a livello economico. È la nona città d'Italia per grandezza di popolazione, quindi una città veramente considerevole anche per importanza demografica, e oltre ad essere una città turistica è anche un porto molto importante. La sua origine risale a circa 3500 anni fa, quando un primo popolo si era installato nel nucleo della città che oggi viene chiamata la città vecchia di Bari. Poi la città di Bari inizia a diventare davvero importante per tutta l'area mediterranea quando i greci iniziano a commerciare con questa parte dell'Italia. Infatti, come sapete, probabilmente tutta l'Italia del sud era stata costituita di colonie greche, quella che viene chiamata la Magna Grecia, la Grande Grecia. Quindi Bari attraversa questo momento diciamo di ellenismo e poi diventa ancora importante durante il periodo romano. Infatti l'impero romano ovviamente è stato presente anche qui ed è proprio in questo momento, durante l'impero romano, che Bari acquisisce sempre più importanza e sempre più grandezza proprio anche a livello urbano. Successivamente, dopo la caduta dell'impero romano, a Bari si sono succedute varie invasioni e vari popoli. Abbiamo infatti nell'ordine i bizantini, i longobardi, quindi i popoli che provengono dal nord, e anche i saraceni. Quindi diciamo questa parte d'Italia è stata un po' invasa da tutti i lati, ma è anche, diciamo, una fortuna perché oggi abbiamo il patrimonio architettonico e culturale che porta veramente i segni di tutti questi attraversamenti storici. Un nuovo capitolo storico si apre proprio quando i Normanni, quindi quel popolo sempre del nord della Francia che era così conquistatore da essere stato l'unico popolo ad aver conquistato l'Inghilterra nel 1066, i Normanni arrivano anche nel sud Italia e arrivano anche a Bari ovviamente, e infatti di questa presenza ne vediamo ancora i segni. Infatti a Bari, poco lontano proprio dal centro della città vecchia, sorge l'antico castello normanno svevo. È proprio un resto che rimane di questa invasione normanna. Successivamente immaginiamo che i secoli passano un po' più velocemente per il nostro video, e Bari, come anche il resto del sud Italia, per volere di un membro della famiglia Sforza viene annesso al Regno di Napoli.
Nel XVIII secolo invece Bari, come appunto tutto il meridione dell'Italia, viene conquistato dalla casa regnante dei Borboni. Questa casa regnante dei Borboni che dominano tutto il sud Italia per molto tempo, per molti secoli. Abbiamo solo un decennio, all'inizio del XIX secolo, quindi verso il 1810, in cui c'è la presenza di Napoleone. Napoleone pone come re d'Italia, del sud Italia, Gioacchino Murat, il quale riesce in qualche modo a sviluppare questa città, ed è proprio grazie a Murat che Bari, il porto di Bari, conosce una grande importanza e un grande sviluppo. I Borboni, dopo il decennio napoleonico, ritornano al potere, quindi riprendono anche il potere proprio nella città di Bari, fino a quando nel 1861 Bari, come tutto il resto dell'Italia, viene annesso al Regno d'Italia e quindi si ha ormai l'unità d'Italia. Nel XX secolo Bari ancora conosce altre trasformazioni, alcune trasformazioni architettoniche dovute al fascismo, quindi nel ventennio fascista, sono ancora oggi visibili, piuttosto nella Bari non vecchia ma nella Bari più recente. E sempre in questo periodo Bari riesce a svilupparsi, quindi riesce comunque a diventare un vero polo industriale e anche importante per tutta l'economia d'Italia. Oggi Bari è una città che vive e vi consiglio veramente di venire qua per poterlo provare sulla vostra pelle, diciamo, di viva esperienza. Potrete così, diciamo, passeggiare, lasciarvi condurre nelle bellissime piccole vie che caratterizzano il centro storico, quindi perdervi e trovare dei piatti tipici nei buonissimi ristoranti che trovate appunto nel centro storico. Quando vi siete ben nutriti, vi consiglio a questo proposito un piatto tipico di Bari, di tutta la Puglia, quindi le orecchiette. Le potete ritrovare con la salsa di pomodoro, o la più tipica piatto tipico di Bari, orecchiette con cime di rapa, sono veramente squisite e tipiche della regione e della città. Oppure anche potrete mangiare i famosissimi taralli. Ecco, quando vi siete nutriti e riposati, che cosa vedere? Allora, ci sono moltissimi monumenti nella città di Bari che vale veramente la pena visitare. Ve ne consiglio almeno qualcuno. Sicuramente il castello Normanno Svevo è visitabile anche all'interno e contiene anche una gipsoteca, ovvero c'è la ricostruzione in gesso dei monumenti principali della regione Puglia. Quindi sicuramente il castello Normanno Svevo, ma anche la cattedrale di San Sabino, che è veramente magnifica, e poi soprattutto la basilica di San Nicola. Allora, spendiamo due parole su questa basilica perché San Nicola è un importantissimo santo per tutta la Puglia, ma soprattutto per Bari. Infatti il santo Nicola di Mira è stato portato qua, o meglio le sue reliquie sono state portate nella città di Bari, e infatti la città, grazie proprio a questo, è diventata anche un importante luogo di pellegrinaggio. E per finire vi consiglio non solo un monumento, ma vi consiglio veramente di guardare tutte le facciate delle chiese, delle chiese più piccole, delle case, perché è uno stile che sovrappone diversi periodi, appunto quello romanico, quello bizantino, quello barocco. È veramente una città speciale. Io la chiamerei veramente una città porta sull'Oriente, che in qualche modo concilia il mondo latino e il mondo orientale, bizantino, greco. Venite qui per viverlo di vostra persona. Ci vediamo presto, sempre in Puglia, con altre belle ricchezze da scoprire. Abbonatevi al canale per non perdere altre scoperte. A presto, ciao!